Ciao amici! Per chi non mi conoscesse, io sono Allegra, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono finalmente arrivata nella città di Hue, nel Vietnam, nel centro del Vietnam, ed è finalmente passato un mese dall'inizio del mio viaggio. Se avete seguito i miei video, ve ne lascio qualcuno qua sopra, sicuramente saprete che ho incontrato ad Hanoi il migliore amico di mio fratello grande e quindi stiamo facendo un pezzettino del viaggio insieme, anche se di base io viaggio da sola. Vi faccio fare un salto nella mia camera prima di andare a vedere la città. Ecco, questa è la mia piccola stanzetta di Hue. Questo letto è super comodo, stanotte ci ho dormito benissimo. Qui c'è il bagno, c'è tutto. L'ho pagata 13 euro a notte e con questo balconcino meraviglioso, ecco qui io mi metto di solito la sera prima di andare a letto. Di sotto c'è la piscina, ma per le carpe, non per gli umani, con le carpe koi, molto bella. Fine del tour, direi che siamo pronti per uscire. In programma abbiamo la città imperiale e 2 mausolei. Eccoci arrivati di fronte all'ingresso della cittadella di Hue. Per vedere anche le tombe oltre alla cittadella imperiale il costo del biglietto si aggira intorno ai 15 euro. Dicono che sia veramente enorme, quindi probabilmente ci metteremo tutta la giornata a visitarla. L'accesso è distribuito in 2 giorni, quindi se non riuscite a vedere tutto quello che volete nel primo giorno potete entrare anche il secondo gratuitamente. Stiamo entrando nel cortile principale e le incisioni là sopra significano Via dell'Armonia. Passando attraverso lunghi corridoi ci si avvicina sempre di più al Palazzo Imperiale. Questo era il punto in cui i poeti, gli scrittori, i pensatori, gli intellettuali del tempo si ritiravano per poter scrivere in pace. E qua c'è il loro giardino, diciamo un giardino privato. E poi oltre dovrebbe esserci un laghetto, vediamo se lo troviamo insieme. Ah sì, che pace ragazzi. Questo era proprio tutto uno spazio privato dedicato agli intellettuali della corte. Niente male. Stiamo entrando all'interno del giardino reale, che era anche luogo di studio del principe. Infatti si chiama Koha Garden. Koha significa svago nel tempo libero, utilizzato infatti per il relax e lo studio principalmente. Devo dire che c'è un che della reggia di Versailles, un po' più orientale, che dite? Bellissimo, veramente questo parco è immenso, quindi prendetevi una mezza giornata, anche giornata intera, per vedere solo questo. Comunque all'interno di questo posto ci sono anche tanti punti ristoro dove poter comprare dell'acqua, perché fa molto molto caldo, spero che ne faccia un po' meno quando ci andate voi. E devo dire che se la sta giocando con la pagoda più grande dell'Asia per il primo posto in classifica come la cosa più bella che ho visto in Vietnam. Poi vi faccio la lista e se non avete visto il video ve lo lascio qua sopra e anche in fondo. Ogni passo che faccio per avvicinarmi a questo posto è una specie di soddisfazione, cioè una goduria, è bellissimo e ti entra dentro, ci sono dei colori veramente forti. E poi una delle cose belle è che non è dipinto, è tutto fatto a mosaico. Vedete, tutto quanto, sono micro pezzettini. Allora, questa oasi meravigliosa sicuramente aiuta a dimenticarsi un po' di quello che è il traffico assordante di Hanoi, però non la metterò al primo posto come la cosa più bella che ho visto nel Vietnam, non batte la pagoda gigante che rimane in vetta per adesso. Comunque
di un fascino veramente significativo, quindi dovete assolutamente venire a vederla. Tra l'altro ho scoperto che le tombe non sono all'interno di questo sito, ma sono sparse per la città e quindi piano piano una a una ce l'andremo a vedere. Rettifico anche un'informazione che ho dato prima, non serve tutta la giornata per vederlo, considerate più o meno 2 ore. Siamo arrivati di fronte alla porta di uscita, che secondo me è anche più bella di quella d'ingresso. Visita alla città imperiale conclusa e estremamente piacevole, quindi non ve la perdete. Ora andiamo verso i mausolei, ma lasciatemi fare una piccola ma doverosa premessa. Io non sono un amante dei mausolei, perché vanno a glorificare una persona che è passata, spesso per caso, da una sedia un po' più importante delle altre, e soprattutto perché testimoniano la nostra incapacità di accettarci evanescenti. Sono il simbolo del nostro bisogno di mettere tanti sassi uno sopra l'altro per far vedere che ci siamo stati, o nel caso dei mausolei, che ci siamo ancora. Quindi, siccome per me rappresentano in qualche modo la falsificazione della vita stessa, non è che ne sono proprio un amante, però diciamo sono entrambi patrimoni dell'UNESCO, me li hanno consigliati moltissimo, quindi tappa diciamo assicurata. E poi soprattutto è sempre bene vedere le cose, anche per poter dire non mi è piaciuto. Pensiamo sempre di dover dire che qualcosa è bellissimo perché è lontano, perché è diverso, e nei viaggi comunque capita molto spesso di vedere cose straordinarie, però si può anche dire non mi piace, ci sono stato, l'ho visto, ho cercato di capirlo, non mi è piaciuto. Comunque, vediamolo insieme. Siamo appena arrivati alla tomba del re Tuduk, uno dei 4 mausolei più importanti di UE e patrimonio dell'UNESCO. Tuduk era un re poeta e infatti scelse per sé questo posto in modo molto accurato e devo dire che lo rispecchia, c'è pace, c'è poesia, c'è romanticismo. Ebbe un regno che durò 36 anni, quindi il più lungo della sua dinastia, e quindi dei 13 regnanti dell'epoca. Questo è il Teatro del Re, molto particolare il fatto che abbia scelto di mantenere il teatro all'interno della sua tomba e l'ha fatto proprio per ricordare la teatralità della vita, quanto siamo attori, quanto siamo parte, quanto cambiamo all'interno di essa proprio trasformandoci in diversi personaggi. E l'ultimo personaggio è quello con cui scegliamo di morire, che probabilmente, secondo il suo pensiero, è anche il più vero e il più sincero di tutti. Ovunque entriate, ricordatevi sempre di lasciare le scarpe. Quanto fa a casa il sole fra i pini. In questo momento stiamo entrando nella tomba del figlio che purtroppo è morto giovanissimo. Questa è la più grande stele, quindi incisione su pietra, che esiste in Vietnam. È stata scritta dal re in persona per raccontare il proprio punto di vista critico sulla vita, sulla sua vita e sulla vita in generale. Ci siamo. Vabbè, è umile però, eh. Questa è la tomba di Tuduk. Siamo appena arrivati al mausoleo di Khai Din, il 12° imperatore della dinastia che ha regnato nei primi del Novecento. Come si può notare già a colpo d'occhio, l'architettura è molto più elaborata rispetto al precedente, mentre le dimensioni del parco sono molto più ridotte. È composto da sole 2 stanze, ma curate nei minimi dettagli. Anche queste pareti, come le altre di ieri, sono tutte fatte a mosaico. Allora, sicuramente tutto un altro stile, molto meno umile, molto più colorato. È un caso, infatti, che per finire di costruirlo abbiano alzato le tasse all'interno del paese perché non avevano sufficienti fondi per terminarlo. Si vede. Allora, rispetto al mausoleo di Tuduk che abbiamo visto ieri,
Questo è molto più bello architettonicamente, però inserito all'interno di un contesto meno interessante. Non c'è il grandissimo parco in cui puoi passeggiare, non ci sono i laghi, però la struttura in sé, il mausoleo, sicuramente più vistoso, appariscente, però anche molto più bello. Interessante qui riflettere sul fatto che a volte viviamo per essere ricordati e sul come vogliamo essere ricordati. Mi viene da pensare che sia molto diverso il messaggio che l'uno e l'altro vogliono mandare a chi guarda la fine della loro vita, perché poi questa è la tomba, quindi rappresenta un po' il finale. Uno molto umile all'interno di un parco naturale con un giardino enorme dedicato solamente agli intellettuali, quindi spinto verso una circostanza di pensiero, mentre questo, più bello oggettivamente, però forse vuole essere ricordato per lo sfarzo, per il lusso, è un po' il tema del voler apparire, quanto vogliamo apparire durante la nostra vita, anche quando siamo morti, per cosa vogliamo essere ricordati. Siamo arrivati alla fine del video e spero che oltre a esservi piaciuto vi abbia anche fatto appassionare al Vietnam, fatto venire voglia di viaggiare perché questo è un posto meraviglioso, mi sto trovando benissimo, c'è tanto da vedere, i local sono persone veramente eccezionali, molto amichevoli, molto aperte, quindi non vi preoccupate anche se volete girare da soli perché è un luogo super safe, quindi molto sicuro e anche molto accogliente nei confronti del turista, quindi sicuramente vi troverete bene. Ora che l'ho girato quasi tutto, posso dire con abbastanza certezza che se volete iniziare a visitare anche qualcosa fuori dall'Europa, questa potrebbe essere una buona prima tappa. E comunque per qualsiasi domanda o informazione scrivetemi nei commenti così almeno vi posso rispondere, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e ci vediamo a Hoi An per il Festival della Luna Piena.